Bentornati amici dell'uncinetto e se siete nuovi, benvenuti. Io sono Rosa Parlato e anche oggi vi mostro un progetto all'uncinetto da realizzare insieme. Oggi vi mostro come realizzare questo semplicissimo portamonete con questa lavorazione a rilievo molto semplice. Non è il punto nocciolina, assolutamente, è un punto conchiglia in 3D. Io ho anche, vedete, messo la cerniera. Per la cerniera ho semplicemente, vedete, usato queste cerniere con i fori, l'ho cucita praticamente, niente di complicato. Per chi ovviamente ha difficoltà nel cucito può usare anche della colla per tessuto, però io vi consiglio di cucire, perché ovviamente la cerniera si salda molto meglio, a meno che non abbiate una colla per tessuto valida. Allora, per questa lavorazione io ho realizzato due modelli di borsa, una scattina, questa qui che trovate già il tutorial sul mio canale, e anche un modello borsa con tracolla. Quindi per chi volesse realizzare il modello più grande può semplicemente andare a vedere questo tutorial. Per questo tutorial ho usato il filato Inda, lo stupendo filato Inda morbido e consistente, vedete, perché il portamonete non è assolutamente foderato, però vedete tiene su benissimo. Per questo filato avete sempre un codice sconto di 5 euro inserendo rosa 5 sul sito di www.borgodeipazzi.com. Detto questo, passiamo al tutorial. Per la nostra lavorazione abbiamo bisogno di un multiplo di 4 più 2, quindi significa che io farò 4 più 4 più 4 finché non arrivo ai centimetri che mi occorrono e alla fine aggiungerò altre 2 catenelle. Nel mio caso io ho 14 catenelle che in centimetri sono circa 9 centimetri. Ovviamente per un portamonete va bene così, per una borsa più grande metteremo su più catenelle. Uncinetto numero 4, io entro, guardate, nella solina retro, quindi in questa maniera qui, e lavoro in ognuna di queste asoline una maglia bassa. E chiaramente alla fine della riga io avrò un totale di 13 maglie basse, quindi entrate in ogni asolina retro fino a fine riga. Completate le mie 13 maglie basse. Adesso guardate, io la codina la tiro già all'interno del lavoro, così per una questione di praticità. Ora iniziamo quella che è la lavorazione. 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto e nello stesso punto entro e lavoro di nuovo 2 maglie alte. La prima ovviamente sarà di 3 catenelle e lavoro, vedete, le prime 3 maglie alte prendendo 2 asole. Ora salto un punto, quindi salto una maglia, entro in quella dopo, prendo entrambe le asole e lavoro una maglia bassa. Adesso filo sull'uncinetto, salto un punto e lavoro 5 maglie alte, ma prendo solo la solina esterna, vedete, quindi non prendo entrambe ma solo quella esterna, e lavoro 5 maglie alte nello stesso punto, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Lavorate le 5 maglie alte, saltiamo sempre una maglia e in quella dopo lavoriamo una maglia bassa, ma per la maglia bassa, vedete, prendiamo sempre 2 asoline e lavoriamo la maglia bassa. Ora filo sull'uncinetto, saltiamo un punto, in quella dopo di nuovo lavoriamo 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Saltiamo sempre un punto e in quello dopo lavoriamo una maglia bassa prendendo sempre 2 asole. Ora
saltiamo un punto e dobbiamo terminare come abbiamo iniziato, quindi con 3 maglie alte. Quindi filo sull'uncinetto, salto una maglia e nell'ultima prendo 2 asole e lavoro 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Ed ecco come si presenterà la lavorazione. Adesso per la seconda riga noi alterneremo sempre la prima riga iniziando con delle maglie alte, quindi le 3 catenelle e 2 maglie alte nello stesso punto. Dalla seconda riga lavoreremo una catenella e all'interno, vedete, nel primo punto, nella prima maglia, lavoriamo una maglia bassa, quindi dovete sempre ripetere la sequenza con la prima riga e questa che è la seconda riga. Adesso filo sull'uncinetto, salto, vedete, le 2 maglie alte e vado nella maglia bassa, questa centrale, lavoro in coste, quindi prendo solo la solina esterna e lavoro 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. Ora dobbiamo lavorare una maglia bassa sulla terza maglia alta del gruppo da 5, quindi 1, 2 e 3, quindi giusto al centro entriamo e prendiamo 2 asoline, vedete, e lavoriamo la maglia bassa al centro. Ora di nuovo al centro dove abbiamo la maglia bassa entriamo sempre in coste e lavoriamo 5 maglie alte. Di nuovo 1, 2 e 3 sulla terza maglia alta, prendendo 2 asoline lavoriamo una maglia bassa. E ora di nuovo al centro dove ho la maglia bassa in coste lavoro 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. E adesso ovviamente se abbiamo iniziato con una maglia bassa terminiamo con una maglia bassa sulla terza maglia alta, quindi 1, 2 sarebbe la terza maglia che abbiamo iniziato con 3 catenelle, quindi guardate qui ho 1 e 2 e qui dove ho la catenella ovviamente vado ad entrare così sulla catenella e lavoro una maglia bassa. Ed ecco qui come si presenta il lavoro. Adesso noi dobbiamo andare a ripetere quella che è la prima riga, cioè di 3 maglie alte. Quindi iniziamo con la prima da 3 catenelle, 1, 2 e 3, giro il mio lavoro, filo sull'uncinetto e lavoro altre 2 maglie alte nello stesso punto. E sulla terza maglia alta, 1, 2 e 3, lavoro una maglia bassa prendendo entrambe le asole. Allora la prima lavorazione, vedete, di 3 maglie alte, non vi confondete, va fatta sempre prendendo 2 asole, invece le 5 sulla parte centrale di maglie alte andranno fatte in coste, quindi filo sull'uncinetto e qui sulla maglia bassa lavoriamo di nuovo 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5 e 1, 2 e 3 sulla terza maglia alta, una maglia bassa. E adesso andiamo a proseguire. Arriviamo nell'ultimo punto, ho lavorato la maglia bassa e qui vedete dove ho la maglia bassa lavorerò
3 maglie alte, quindi ho iniziato con 3 maglie alte e termino con 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Adesso in sequenza lavoreremo la seconda riga, dove iniziamo con una catenella, giriamo il lavoro, sulla prima maglia alta lavoriamo una maglia bassa e su ogni maglia alta, vedete centrale, lavoriamo 5 maglie alte in coste, quindi prenderemo sempre la solina, vedete, esterna, lavorando 5 maglie alte. E di nuovo 1, 2 e 3 sulla terza maglia alta, una maglia bassa, e andiamo a proseguire in questa maniera fino ad arrivare nell'ultimo punto. Arrivo nell'ultimo punto, quindi 1, 2 e sulla terza maglia alta chiudo con una maglia bassa. Adesso lavoreremo un'altra riga, quindi se qui ho lavorato la maglia bassa, adesso vado a realizzare l'ultima riga che inizia con le nostre 3 catenelle, di nuovo 2 maglie alte nello stesso punto, contiamo 1, 2 e 3 sulla terza maglia alta, una maglia bassa, e adesso lavoreremo di nuovo 5 maglie alte nello spazio, vedete, di una maglia bassa, sempre in coste prendendo la solina, 1, 2, 3, 4 e 5. Contiamo 1, 2 e 3 e sulla terza maglia alta una maglia bassa. Adesso ripetiamo 5 maglie alte nella maglia bassa in coste, sulla terza maglia alta una maglia bassa e ovviamente qui nell'ultimo punto andiamo a lavorare le ultime 3 maglie alte. Arrivo, vedete, dopo che ho lavorato la maglia bassa, filo sull'uncinetto, sulla maglia bassa lavoro le ultime 3 maglie alte per questa riga, 2 e 3. E a questo punto avrò terminato la lavorazione. Ovviamente il dritto del lavoro sarà, vedete, dove abbiamo la prima riga in questa maniera qui, quindi ho lavorato 1, 2, 3, 4 e 5 righe di conchiglie. In centimetri io ho un'altezza di 8 centimetri per una larghezza sulla parte più larga di 11 e sulla parte più stretta di 8. Adesso tagliamo il nostro filo e andiamo a nasconderlo con un ago a cruna larga. Io vado a nascondere il mio filo, potete ovviamente nasconderlo anche con l'uncinetto. Questo è l'ultimo punto, io entro così, vedete, mi trovo così, entro qui nella lavorazione della maglia alta e poi entro di nuovo nel punto in questa maniera qui, prendo anche la solina retro e vado a chiudere. Ed ecco qui. Ora, se questa, vedete, è la parte dritta, io andrò a nascondere il filo sulla parte interna, quindi sul rovescio, entro all'interno così e poi vado a saldare con accendino, perché il cordino in polipropilene si può saldare con accendino. E ovviamente andiamo a nascondere anche questo filo e a saldare con accendino. Ricordate sempre di saldarlo sulla parte ovviamente interna della lavorazione, quindi questa è la parte interna, vedete, dove abbiamo la conchiglia rientrata, dove la nostra conchiglia è bombata è la parte praticamente esterna. Nascosti i nostri fili, adesso dobbiamo andare a fare un giro tutto intorno al nostro pannellino. Io entro, guardate, nella prima maglia bassa sul lato superiore in questa maniera qui, carico il filo,
una catenella per agganciarmi, entro di nuovo nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. Per le principianti, se avete difficoltà o non volete rischiare di aumentare, potete mettere un marcapunti, così non vi confondete. Adesso guardate bene, nello spazio dopo io entro e lavoro una maglia bassa. Ora in questo spazio da una maglia alta lavoro una maglia bassa, entro nel prossimo spazio e lavoro una maglia bassa, quindi una maglia bassa in ogni spazio. Per le lavorazioni più grandi vedrete che qui io lavoro in maniera un po' diversa, faccio qualche maglia bassa in più, però quello dipende praticamente dal tipo di filato a volte, ma anche se è lo stesso filato dipende dalla larghezza ovviamente della lavorazione. Ora entro in questo dopo, lavoro un'altra maglia bassa e adesso guardate, devo andare sul primo punto, quindi 1, 2 e 3, questa è la maglia da 3 catenelle e lavoro una maglia bassa, entro di nuovo nello stesso punto e lavoro un'altra maglia bassa. Ora qui, se volete, potete mettere un marcapunti perché vi faciliterà quando dovete praticamente cucire i due pannelli insieme. Ora qui lavoriamo, guardate, la prima maglia alta, che in realtà è la seconda perché questa era da 2 catenelle, e adesso andiamo a saltare questa maglia alta e la maglia bassa e in quella dopo lavoriamo la prima maglia alta, la seconda, la terza e la quarta. E poi guardate, saltiamo praticamente una maglia alta, la maglia bassa e di nuovo lavoriamo 4 maglie. 1, 2, 3 e 4. E di nuovo saltiamo una maglia alta, la maglia bassa e lavoriamo 1, 2 e la terza maglia alta da 3 catenelle. A questo punto dobbiamo andare a fare altre 2 righe di lavorazione per il laterale e il fondo, quindi io lavorerò da questo punto fino ad arrivare fino all'altro marcapunti un totale di 2 righe, quindi una catenella, giro il mio lavoro e nella prima maglia bassa lavoro una maglia bassa e lavorerò una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare praticamente dove ho l'altro marcapunti. Non lavoriamo nessun aumento, dove ho il marcapunti vedete io lo rimetto di nuovo, ma semplicemente non dovete metterlo per forza, solo perché quando andrò a lavorare le 2 parti insieme quello sarà un riferimento che mi farà ovviamente cucire in maniera precisa le 2 parti, perché dobbiamo avere gli stessi punti. Quindi vado a proseguire, quando arrivo dove ho il marcapunti semplicemente lo tolgo, lavoro la maglia e lo rimetto. Vi ripeto, è opzionale, per chi già è esperta può anche non metterlo. Quindi lavoriamo una maglia in ogni maglia fino al marcapunti. Arrivati al marcapunti lo togliamo, entriamo nella maglia, una catenella, giriamo il lavoro, di nuovo una maglia bassa nella prima maglia bassa, rimettiamo il marcapunti e di nuovo una maglia bassa in ogni maglia bassa, completando fino ad arrivare di nuovo all'altro punto. Arrivo alla fine dell'altro angolo, tolgo il marcapunti e lavoro una maglia bassa. Adesso completiamo lavorando una riga di maglie basse sulla parte superiore, quindi nello stesso punto entro di nuovo, lavoro una maglia bassa, rimetto il marcapunti e di nuovo una maglia bassa nella prima riga corrispondente, nella seconda e poi in ogni maglia bassa.
fino ad arrivare a fine riga. Arrivo alla fine, vedete, completando l'intero giro, quindi per tutto il perimetro, tolgo il marcapunti, entro e lavoro una maglia bassa. Adesso a questo punto, vedete, qui lascio il filo che andrò a cucire dall'altra parte, perché noi dobbiamo lavorare 2 pezzi, l'altro pezzo invece andiamo a tagliare il filo e a nascondere. Adesso guardate, io ho la parte del dritto dove abbiamo la conchiglia bombata, invece qui è piatta, vedete, e questo sarà l'esterno della borsa. Prendo l'altra parte, vedete che questo è l'interno della borsa, e metto interno verso interno, quindi andiamo a cucire su quello che è l'interno. Scusate, questa è la parte dritta del lavoro, questa sarà la parte interna del lavoro. Adesso guardate, qui ho il marcapunti, ovviamente lo tolgo, entro con l'uncinetto e qui ho il filo ancora, vedete, del gomitolo, e carico all'interno qui in questa maniera qui e lavoro una maglia, una catenella. Adesso guardate, entro nel punto subito dopo prendendo solo la solina esterna verso di me e la solina esterna dell'altro punto e lavoro una maglia bassa. Di nuovo prendo solo la solina, vedete, esterna verso di me e esterna dall'altro lato e lavoro una maglia bassa. Di nuovo a solina esterna verso di me e dall'altro lato e così via. E vado praticamente a proseguire in questa maniera qui. Qui vedete dove ho i marcapunti. Ovviamente questi sono i 2 punti, vedete, che combaciano, quindi io faccio così e così, in modo che sicuramente non salto nessun punto, e faccio la stessa cosa anche di qua, vedete. Prendo questo marcapunti e quest'altro e faccio così. E tolgo ovviamente questo qui. Stessa cosa di qua e vado a proseguire a maglia bassa fino ad arrivare dove ho gli ultimi 2 marcapunti. Arrivo, guardate, dove ho l'ultimo punto da lavorare, tolgo il marcapunti e qui guardate entro prendendo entrambe le asole sia da una parte che dall'altra e lavoro una maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso andiamo a capovolgere la lavorazione, stendiamo bene bene in questa maniera qui e qui abbiamo il punto, vedete. Allora io stacco un attimino il punto qui in questa maniera, vedete, lo vado a staccare e vado di nuovo a riprendere la maglia, lavoro una maglia bassa invece della maglia bassissima e in questa maniera qui e mi trovo così, vedete, guardate, al contrario. Quindi giro il lavoro, entro di nuovo nello stesso punto e lavoro una maglia bassa e qui vado a mettere un marcapunti. Adesso una maglia bassa su ogni punto e lavoro così fino a completare il perimetro al marcapunti. Quando arrivo dove ho, vedete, il marcapunti, ho lavorato la maglia bassa, tolgo il marcapunti, entro di nuovo all'interno e lavoro una maglia bassa e qui vado a rimettere un marcapunti. E adesso di nuovo in ogni punto lavoro una maglia bassa fino ad arrivare di nuovo al marcapunti. Arrivo, guardate, al punto precedente il marcapunti, taglio una codina e con ago vado a chiudere il punto. Tolgo il marcapunti, salto il punto dove avevo il marcapunti e entro in quello dopo sul davanti e poi entro di nuovo nello stesso punto prendendo, vedete, anche questa solina retro
e ricreo praticamente il punto. In questa maniera qui non ho lo scalino. Entro all'interno e vado a nascondere e saldare il filo con accendino. Fate la stessa cosa con tutti i fili, ovviamente, se non li avete ancora nascosti. Una volta, guardate, che abbiamo terminato il nostro progetto, si presenterà in questa maniera qui, quindi un progettino semplice ma molto carino. Io adesso qui sulla parte superiore ovviamente andrò a posizionare una cerniera. Per la cerniera io ho fatto qualche tutorial, diversi modi insomma come potete cucire la cerniera, nel box informazioni ve li metto. Ovviamente nell'anteprima del tutorial vi farò vedere già il borsellino con la chiusura. Io spero come sempre che il tutorial vi sia piaciuto e vi saluto rimandandovi ad uno dei miei prossimi tutorial.